Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di 6 parole che sono indispensabili per la conversazione quotidiana. Le 6 parole in questione sono allora, prego, magari, anzi, insomma, mica. In passato abbiamo già parlato di queste parole in 6 video lezioni a sé stanti, in cui vi ho illustrato tutti gli usi che dovete sapere di queste parole. Nel video di oggi però voglio riproporvi solamente gli usi più semplici, quelli di base, per fare un ripasso oppure per iniziare a studiare gli usi di queste 6 parole un po' per volta. Se poi volete guardare le lezioni complete, troverete tutti i link nella descrizione del video qui sotto. Iniziamo! Il primo uso che vediamo insieme è quello di allora per iniziare un discorso. Per esempio quando dico allora, oggi vediamo insieme questo argomento. Il secondo uso è invece un uso riempitivo, cioè si usa la parola allora per riempire degli spazi vuoti e quindi per meglio raccogliere i pensieri. Vi faccio un esempio, stiamo parlando di un libro e voglio citare una frase o fare riferimento ad una frase del libro, quindi io mentre cerco la pagina dico allora, vediamo un po'. E in quel momento, mentre io dico la parola allora, sto anche raccogliendo i pensieri per continuare il discorso iniziato. Diciamo che questi due usi sono abbastanza simili. Il terzo uso è molto informale ed è sinonimo di quindi. Se io chiedo a qualcuno, allora, che cosa hai deciso? Sto chiedendo, quindi, che cosa hai deciso? Per incalzare l'interlocutore a prendere una decisione, a rispondere a una domanda, eccetera. Il primo uso è la risposta a grazie. Quindi il primo uso della parola prego è in risposta a grazie. Grazie, prego. Questa è una risposta standard che dovete conoscere tutti. Poi ci sono anche altre alternative più informali, però questa è la risposta standard. Il secondo uso è il seguente. Vedete che ho messo il punto interrogativo perché infatti si usa come domanda. Prego. Quando è che facciamo questa domanda? La facciamo quando non abbiamo capito che cosa una persona ci ha detto. Quindi noi per invitare l'altra persona a ripetere ciò che ha detto e che noi non abbiamo capito, diciamo prego. È un sinonimo di come? Non ho capito, può ripetere? Tutti questi significati sono racchiusi in questa domanda qui. Prego. Vediamo il terzo ed ultimo uso. Qui metto il punto esclamativo perché questo uso è un uso esortativo. Quindi noi possiamo dire prego al posto di altri verbi, come per esempio entri, vada, passi. Se non ci ricordiamo la coniugazione del verbo in questo contesto, cosa diciamo? Prego, prego, prego. Quindi questa parola è utilissima perché ci risparmia tutto ciò. Il primo uso è quello più semplice perché è quello come sinonimo di forse. Quindi lo usiamo nella conversazione informale di tutti i giorni per significare forse, eventualmente, probabilmente.
Il secondo uso è per esprimere desiderio. Ad esempio, parti nel fine settimana? Magari. Cioè, sarebbe bello, mi piacerebbe, lo vorrei tanto. Con questo stesso significato di desiderio possiamo anche usarlo in una frase più, diciamo, estesa. Quindi possiamo per esempio dire: magari potessi venire alla festa, magari vincessimo la partita. Possiamo sia usare magari come risposta secca, quindi parti nel fine settimana? Magari. E quindi solo questa parola racchiude tutto quel senso di desiderio, no? Però possiamo anche fare delle frasi più estese che contengono un verbo e quindi possiamo dire: magari potessi partire questo fine settimana. Fate attenzione perché se decidete di fare la frase più estesa con un verbo, il verbo deve essere al congiuntivo imperfetto. Magari più congiuntivo imperfetto. Ed è la stessa cosa che succede quando utilizziamo vorrei che, poi ci deve essere il congiuntivo imperfetto per forza, per mantenere la concordanza dei tempi. Usiamo l'espressione anzi quando dobbiamo correggere un'informazione che abbiamo appena detto. Quindi, dico una cosa, cambio idea, mi devo correggere, perciò devo cambiare informazione. Come introduco l'informazione nuova? Con l'espressione anzi. Abbiamo due modi per usare questa espressione: nelle frasi negative e in tutte le altre frasi. Vediamo un esempio di frase negativa. A Barbara non piacciono le olive, anzi, le detesta proprio. Che cosa sto facendo? Mi sto correggendo. Ho detto una cosa, però poi mi rendo conto che l'informazione non è propriamente esatta e quindi mi correggo. Quindi, nel caso di una frase negativa, con l'espressione anzi, noi andiamo a correggere l'informazione che abbiamo appena detto andandola a sottolineare, andandola ad esagerare. Vediamo ora degli esempi con delle frasi affermative. Stasera con calma scrivo a Barbara, anzi, le telefono ora. Quindi in questa frase che cosa ho fatto? Ho detto una cosa, poi però ho cambiato idea e quindi ho corretto l'informazione. Quindi in questo caso ho proprio cambiato idea. Questa espressione in effetti si usa molto quando si fanno dei ragionamenti a voce alta. La parola insomma ha principalmente 3 usi nella vita di tutti i giorni, nella lingua di tutti i giorni. Il primo uso è quello come risposta, con il significato di così così. Vediamo alcuni esempi. Ti è piaciuto il film? Insomma. Quindi il film non mi è piaciuto così tanto. Come stai? Insomma. Anche qui, insomma significa né bene né male, così così. Il secondo uso è come parola che introduce un commento o un giudizio riassuntivo che pone fine ad un discorso perché non c'è bisogno di argomentare oltre. Vediamo un esempio. Lo scorso fine settimana abbiamo fatto tantissime cose. Siamo andati in giro per la città, abbiamo pranzato in un ristorante buonissimo, abbiamo fatto compere sul corso principale, insomma, ci siamo divertiti tanto. Quindi, dicendo insomma, io voglio porre fine al mio discorso e lo voglio riassumere con una frase. Ci siamo divertiti molto. Se si usa questa parola conclusiva, non ci si vuole dilungare. Il terzo uso
è come interiezione che esprime impazienza e o irritazione. Se io dico, insomma, è questo il modo di comportarsi? Questa parola, insomma, fa capire che sono irritata per la situazione. Ovviamente tutto ciò si capisce anche dal tono. Insomma, quanto ci metti a prepararti? Siamo in ritardo. In questo caso non è più irritazione, ma può essere impazienza. Mica è un avverbio di negazione che si usa per rafforzare una frase negativa. Il suo uso è prettamente informale, quindi lo troviamo nell'italiano parlato più colloquiale. Quindi mica rafforza il non di una frase. Perciò vediamo dove si mette nella frase, perché abbiamo due possibilità di uso. Prendiamo la frase non sono stanca. Non sono stanca. Questa è una frase negativa standard. Dove mettiamo la parola mica se vogliamo rafforzare questa negazione? La mettiamo dopo il verbo essere. Quindi diciamo non sono mica stanca. Non sono mica stanca. Però, come vi dicevo prima, c'è anche un'altra possibilità per usare mica. Lo mettiamo prima del verbo, perciò in questo caso sostituisce completamente il non e quindi diciamo mica sono stanca. Mica sono stanca. Vediamo un altro esempio. Non ho sete. Non ho sete. Possiamo dire non ho mica sete. Non ho mica sete. E infine, mica ho sete. Mica ho sete. Potete fare questa trasformazione per qualsiasi frase negativa. Però ovviamente ricordatevi che se utilizzate questo rafforzativo vi trovate in una conversazione colloquiale, vi trovate in un contesto comunicativo informale. Questo è tutto per il video di oggi. Spero che vi sia utile e spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Grazie mille per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!